Se pensi ancora che la creatina serva solo a gonfiare i bicipiti del gym bro che ti fissa male in palestra, ho una notizia shock. Il tuo cervello ne va matto quanto i tuoi muscoli. Eh già, perché quella polverina bianca che tutti associamo al mondo del fitness più spinto, dei bodybuilder, potrebbe in effetti rivelarsi un alleato altrettanto importante anche per te, campione del mondo di parole crociate da divano. Partiamo da una verità inconfutabile. Il cervello consuma energia, un sacco di energia, tipo SUV in città. Pensa che proprio il cervello consuma circa il 20% dell'energia totale del tuo corpo a riposo, nonostante rappresenti solo il 2% della massa corporea. Ed è qui che la creatina, in teoria, potrebbe entrare in gioco, ma facciamo un passo indietro prima, perché è necessario capire almeno a grandi linee cos'è sta creatina di cui tutti parlano. Se invece sai già di cosa si tratta, come sempre, video suddiviso in capitoli. Non mi offendo se vai direttamente al capitolo che ti interessa. La creatina è una sostanza indispensabile per ogni cellula del tuo corpo, così indispensabile che l'organismo è di fatto in grado di prodursela autonomamente nel fegato e nei reni, soprattutto a beneficio dei muscoli che ne sono i principali fruitori, e un pochino viene prodotta anche nel cervello. Ecco, questo peraltro è il primo paletto importante. Il tuo cervellino è un tipetto schizzinoso che si produce la sua bella creatina in casa e non è un grande fan di quella che arriva dall'esterno. Di fatto la creatina esogena, quella che prendiamo con cibo e integratori, entra nel cervello proprio con il contagocce. Per i più tecnici il filtro ovviamente a livello della barriera ematoencefalica, una sorta di dogana che fa più controlli della security di un aeroporto americano quando sul passaporto ti presenti con un timbro medio orientale. Insomma, il cervello è come quel coinquilino perfezionista che preferisce cucinare da solo piuttosto che ordinare il delivery, perché non si sa mai cosa ci mettono dentro. E se ci pensi in ottica evolutiva ha le sue ragioni il furbetto del cervello, perché prevenire è meglio che curare. Quindi gli integratori di creatina non funzionano sul cervello. E di cosa stiamo parlando? Calma, non è così semplice perché alcuni studi hanno dimostrato che l'integrazione di creatina può effettivamente aumentare i livelli di creatina stessa anche nel sistema nervoso centrale, per quanto non di molto, ma su questo ci torniamo dopo. Finiamo prima di capire a cosa caspita serve esattamente questa sostanza. La creatina funziona di fatto come una specie di batteria di emergenza per i muscoli. Quando i muscoli hanno bisogno di energia immediata, parlo al massimo proprio di pochi secondi, non c'è sufficiente tempo per ricorrere a quella che si estrae dai zuccheri, dai grassi, ma si ricorre a una batteria di pronto utilizzo, la fosfocreatina. Ne abbiamo poca a disposizione, è vero, ma quella poca è immediatamente utilizzabile. Hai presente quando dopo la settimana lavorativa più pesante di sempre esci dall'ufficio alle 22, arrivi in stazione centrale pensando di aver perso il treno per pochi minuti e invece lo vedi ancora lì fermo? Ecco, quello scatto spontaneo, degno di un Usain Bolt dopato di Red Bull, trascinandoti la valigia come se pesasse quanto un criceto, salvo poi crollare ovviamente sul sedile ansimando come un mantice difettoso, ecco, proprio quello scatto l'hai fatto grazie alla fosfocreatina, la tua personale polizza assicurativa contro i ritardi di Trenitalia. Lo stesso vale quando tua suocera ti chiede di spostare quel maledetto armadio di noce massiccio che, a sentir lei, pesa poco più di un gatto. Sì, se il gatto in questione fosse una tigre siberiana, pensi tu, ma per dimostrare che sei ancora nel fiore dei tuoi anni, nonché degno sposo di sua figlia, lo sollevi, come neanche Schwarzenegger ai tempi di Conan il Barbaro. O quando vedi il tuo bambino di 2 anni che sta per fare base jumping dal divano verso il tavolino di cristallo con gli angoli e ti trasformi improvvisamente in Spider-Man. In tutti questi casi devi ringraziare la fosfocreatina. Pochi secondi di gloria, ma quanto preziosi. Peccato che poi, proprio come Cenerentola a mezzanotte, il tuo corpo torna improvvisamente quello di sempre se non sei allenato, lasciandoti ansimante e con la consapevolezza che forse, ma solo forse, avresti dovuto impegnarti a fare un po' più di cardio. Tornando seri per un attimo, puoi quindi immaginare la fosfocreatina anche come la carbonella che usi per accendere la stufa, un'energia di pronto utilizzo che ti serve semplicemente
per dare il via, per dare il là. Tecnicamente la usi per qualsiasi sforzo molto intenso che duri indicativamente dai 5 ai 15 secondi circa, dopo i quali devono necessariamente subentrare altre forme di energia. Non ti è quindi utile per attività come corse di lunga durata o sforzi prolungati a bassa intensità, salvo eventualmente per le primissime falcate, bracciate, pedalate, eccetera. La fosfocreatina, come puoi facilmente immaginare dal nome, è formata dall'unione di creatina e un gruppo fosfato. Quindi l'idea alla base dell'integrazione di creatina è banale. Forniamo più creatina al corpo e il corpo produrrà più fosfocreatina, aumentando un po' la carbonella a sua disposizione. Questo concetto è molto comune, direi banale nel mondo delle integrazioni, ma sai come si dice, no? Per ogni problema complesso c'è sempre una soluzione semplice, che è sbagliato, perché di solito il nostro corpo non si lascia ingannare così facilmente e i suoi meccanismi di equilibrio non vengono influenzati in modo apprezzabile. Di norma, ma la creatina è in effetti uno dei pochissimi casi in cui questa ipotesi si rivela funzionante. Quando assumi creatina in forma di integratore, di fatto aumenti le riserve di fosfocreatina nel muscolo. Ma attenzione, deve essere chiaro un concetto fondamentale. Avrai sia a disposizione più carbonella, ma se accendere o meno la stufa dipende da te. La creatina non ti fa diventare automagicamente più forte, ti permette invece di allenarti in modo più efficace, consentendoti di ottenere risultati migliori anche più rapidamente, ma su questo ci torniamo dopo. Di fatto il corpo è un grande risparmiatore e ricicla tutto quello che può, lo sai, no? Per cui si impegna attivamente anche per recuperare la creatina, riuscendoci peraltro quasi integralmente. Quasi. Circa l'1-2% della creatina intramuscolare viene degradata ogni giorno e deve essere quindi rimpiazzata. Con una dieta onnivora, questa quantità è coperta più o meno a metà attraverso il cibo di origine animale. Hai mai visto una pianta correre per scappare da un predatore? Ecco, neanch'io. È anche per questo che non c'è creatina nel mondo vegetale. No, in realtà non è un paragone troppo corretto a pensarci bene. Diciamo semplicemente che la cellula vegetale ha sviluppato sistemi energetici del tutto differenti. Dicevo, la creatina che ci serve per rimpiazzare quella consumata per metà arriva dalla dieta, mentre la restante parte viene sintetizzata tra fegato, reni e in minima parte in altri tessuti, tra cui anche il cervello. A questo proposito una nota importante. Le dosi tipicamente usate quando si parla di integrazione, anche senza pensare a protocolli troppo spinti, possono facilmente toccare i 5 grammi di creatina al giorno, equivalenti a più di 1 chilo di carne. Ecco perché fa la differenza anche negli onnivori. Ma il corpo, come detto, è comunque in grado di prodursela, ecco perché la creatina non è considerata essenziale, anche se è vero che i vegetariani e i vegani tendono ad avere livelli più bassi di creatina nei muscoli rispetto a chi segue una dieta onnivora e potrebbero quindi beneficiare particolarmente dell'integrazione. Ok, tra una cavolata e l'altra abbiamo capito come e perché funziona nei muscoli. Ma nel cervello? Nel cervello le cose sono in realtà ancora un po' più nebulose, ma la lunga premessa fatta ci aiuta a capire meglio gli attuali risultati della ricerca che nasce probabilmente da un'osservazione molto pratica. Il ruolo critico della creatina nel cervello è infatti ben documentato nelle sindromi da deficit di creatina, condizioni patologiche caratterizzate da disabilità intellettiva, ritardo del linguaggio, disturbi convulsivi, disturbi dello spettro autistico e vari disturbi del movimento. Ma torniamo alla popolazione generale, a noi due. La maggior parte degli studi che riguardano creatina e cervello ha coinvolto individui sottoposti a una qualche forma di stress, come persone soggette a privazione del sonno, anziani, bambini con trauma cranico. Ecco, in queste situazioni la creatina sembra capace di dare una piccola spinterella alle funzioni cognitive, soprattutto per quanto riguarda compiti di memoria a breve termine e in quanto a velocità di elaborazione delle informazioni. E per le persone sane e riposate? In questo caso gli studi sono ancora un po' contrastanti. Alcuni mostrano benefici minimi o nulli, altri suggeriscono leggeri miglioramenti, ma niente di rivoluzionario. Insomma, non aspettarti di diventare Einstein solo perché ti fai una bella creatina shakerata. Ma ironia a parte, questo è un aspetto a mio avviso importante della questione che merita di essere approfondito perché è troppo spesso trascurato, che ci richiede di fare un passo indietro. Rispondi a questa domanda.
Perché secondo te il 90% di noi va in palestra? Per poi poter sfoggiare addominali e bicipiti sulla spiaggia, è chiaro. Quindi in questo caso l'obiettivo è l'ipertrofia, l'aumento del volume del muscolo. C'è poi invece chi predilige lo sviluppo della forza, magari anche solo perché ha sentito da qualche strano YouTuber che proprio gli allenamenti di forza sono un cardine indispensabile per aspirare a una longevità sana. Ebbene, so che sembra strano, ma questi due parametri, forza e dimensione del muscolo, sono in realtà sovrapposti solo in parte, tanto che anche le modalità di allenamento cambiano in modo significativo, soprattutto ad alto livello, a seconda dei tuoi obiettivi. Un conto è il bodybuilder, anche se natural, un conto è il powerlifter, perché gli obiettivi e quindi i percorsi seguiti per perseguirli sono differenti. Ma quello che in realtà non cambia mai è tuttavia un concetto che riguarda qualsiasi attività umana. Se vuoi migliorarti, che sia in palestra, in un campo da calcio, sulle piste da sci, nello studio del sistema solare, nella ricerca pure in campo matematico, nel suonare la chitarra o nell'effettuare operazioni a cuore aperto, dovrai necessariamente sempre spingerti al limite con l'allenamento, seppur ovviamente con progressiva gradualità. Se parliamo di muscoli, e semplificando molto, che tu voglia sviluppare forza o ipertrofia, in campo natural non ci sono alternative, significa farsi il mazzo ogni giorno per indurre una risposta adattativa dei muscoli che dovranno essere costantemente sottoposti a stress meccanici progressivamente crescenti. Ed ecco dove agisce la creatina. Ti consente di esporre il muscolo a uno sforzo leggermente superiore, magari una singola trazione in più, magari un chilo in più sul bilanciere, magari una serie o una ripetizione svolta semplicemente con maggior pulizia di movimento e quindi però maggiore efficacia. La creatina in palestra funziona perché ti permette di spingerti a un'intensità superiore, uno sforzo che crea una risposta adattativa più evidente, che significa risultati migliori con allenamenti più efficaci. È quindi ragionevole pensare, almeno in prima battuta, che per il cervello sia lo stesso. Se prendi creatina ma non ti impegni in specifiche attività, siano esse fisiche o cognitive, i benefici saranno probabilmente minimi se non addirittura nulli, perché le quantità fisiologiche di creatina già disponibili non saranno mai depauperate completamente. Un'integrazione di creatina possiamo cioè paragonarla a una benzina ad alte prestazioni. Se spinge il limite la macchina, potrai sicuramente beneficiarne e apprezzarne i risultati, mentre usandola solo per fare casa supermercato, quella che ti mette a disposizione il tuo corpo, nella maggior parte dei casi, sarà più che sufficiente. Cosa stai pensando? Te lo dico io cosa stai pensando. Te stai pensando a qualcosa e invece devi pensare a niente, a niente. Ma se ci pensi, c'è un'altra situazione in cui la creatina potrebbe effettivamente tornarci utile a livello cerebrale, almeno sulla carta di nuovo, ovvero quelle condizioni in cui potrebbe verificarsi magari non una vera e propria carenza, al di là delle condizioni genetiche improbabile che succeda, ma una produzione, una disponibilità subottimale, un'espressione che quelli più studiati del sottoscritto usano per indicare una concentrazione non gravemente compromessa, ma comunque inferiore a quello che è l'ideale. E qui torniamo al discorso fatto prima, quando dicevamo che il cervello è molto schizzinoso su ciò che arriva dall'esterno, ma anche se di creatina ne passa poca, quando ci troviamo per qualche ragione in condizioni di carenza o comunque di concentrazione subottimale, ebbene, ecco che anche quella poca che passa può fare la differenza. Per concludere, segnaliamo anche studi, diciamo, incoraggianti sulla somministrazione di creatina in pazienti affetti da condizioni di salute mentale come ansia e depressione. Lo ribadisco, risultati preliminari, ma incoraggianti. E chi dovrebbe prendere creatina, quindi? Ora, se mi conosci sai quanto io sia scettico sugli integratori, anche perché a differenza dei farmaci non è di fatto necessario dimostrare una qualche efficacia affinché possa essere venduti, solo una ragionevole sicurezza di utilizzo. Quindi parto sempre dal presupposto che un integratore non funzioni e ritengo senza eccezioni che l'onere della prova stia a chi ne pubblicizza l'efficacia. Onere della prova che ovviamente non può essere assolto da un'esperienza personale, non può essere assolto dal parere di un medico e nemmeno da un singolo studio, ma ci aspettiamo un insieme corposo di letteratura di buona qualità o, meglio ancora, dal riconoscimento attraverso linee guida ufficiali. La famosa piramide delle evidenze.
no? Ecco, parlando di integratori, non sono tante le sostanze che passano questo mio filtro personale, ma la creatina è forse l'esempio più eclatante di questo esclusivissimo club. Non solo, la letteratura sulla creatina è così abbondante da poter affermare con ragionevole tranquillità che può vantare un profilo di sicurezza davvero notevole, tanto da spingere diversi ricercatori e diversi autori a ritenerla un'integrazione utile alla maggior parte della popolazione. Io ovviamente ti raccomando, come sempre, di valutarlo preventivamente con il tuo medico o con il tuo farmacista, ma allo stesso tempo credo che valga davvero la pena prenderla in considerazione, almeno provarla, soprattutto se fai parte di una di quelle categorie che, almeno sulla carta, potrebbero in qualche modo beneficiarne maggiormente, al di là ovviamente del mondo sportivo. Penso agli anziani, ovvero quella fascia di popolazione che più comunemente associamo, per la verità a torto forse più che a ragione, a una riduzione di memoria e velocità di elaborazione cognitiva, e tra l'altro allo studio anche nei pazienti affetti da Alzheimer. Soggetti sotto stress, tra cui anche quelli in condizioni di carenza di sonno. Vegetariani o vegani, perché non c'è l'introduzione quotidiana con la dieta, anche se poi in realtà sembra che i vegetariani abbiano sì una concentrazione di creatina sierica, cioè nel sangue, e muscolare inferiore agli onnivori, ma in realtà paragonabile a quella degli onnivori se si valuta la quantità cerebrale. Attenzione, attenzione, se per l'attività fisica di resistenza il beneficio è ad oggi considerato quasi al di là di ogni ragionevole dubbio, al netto dei soggetti non responders almeno, in queste categorie di pazienti i risultati non sono ancora del tutto conclusivi e necessitano di ulteriori approfondimenti, ma diciamo che sono più che incoraggianti. Ma non solo, il tema portante di direi tutta la mia comunicazione è la longevità sana e uno dei pilastri emerso con sempre maggior frequenza, soprattutto negli ultimi anni, è proprio la necessità di introdurre allenamenti contro resistenza, che non vuol diventare dei gym bro, ma significa molto più banalmente impegnarsi con regolarità in attività come sollevamento pesi, esercizi a corpo libero, utilizzo di attrezzi come bende elastiche, tutte attività che stimolino la forza muscolare e promuovono la salute delle ossa e del metabolismo. Ovviamente se vivi in campagna o comunque per altre ragioni sollevi quotidianamente pesi è uguale, conta l'obiettivo, ovvero mantenere una buona massa muscolare. Non conta la strada che percorri per ottenerla. Questo tipo di esercizi ha dimostrato di avere effetti molto più che significativi su prevenzione di osteoporosi e malattie cardiometaboliche al pari e in alcuni casi anche di più dell'attività aerobica. E credimi, da amante della corsa non sai quanto mi costi ammetterlo. La creatina, in quest'ottica, può giocare un ruolo davvero fondamentale, formidabile, non solo per supportare la performance durante l'attività, ma anche per favorire il recupero e il mantenimento della massa muscolare, un fattore cruciale per la prevenzione della sarcopenia e il miglioramento della qualità di vita nel lungo termine. E se le premesse saranno mantenute, tra qualche anno magari avremo anche le necessarie prove di alta qualità anche per quanto riguarda i benefici di tipo cognitivo. Insomma, se da un lato gli integratori possono essere spesso un campo minato di false promesse, la creatina rappresenta una felice eccezione, una delle poche degne di nota, con solide basi scientifiche e un potenziale applicativo che, presumibilmente, va anche oltre la palestra e l'agonismo. Ne avevamo già parlato in passato di creatina, ma soprattutto grazie di vero cuore per la tua attenzione e la tua fiducia. Ma ricorda sempre che uno sconosciuto in rete non può e non deve mai sostituire né il tuo medico curante né il tuo nutrizionista, perché solo loro possono conoscerti e tenere conto davvero delle tue specifiche esigenze. Grazie ancora.